Scommetto che avete sempre cercato una spiegazione chiara e completa sul gerundio, non è vero? E potevamo noi non accontentarvi? Rimanete fino alla fine del video per scoprire tutti i segreti sul gerundio. Prima di iniziare con la spiegazione, però, vi ricordiamo alla fine del video di fare tutti gli esercizi sul gerundio che trovate sul nostro sito. E se volete imparare ogni giorno cose nuove, seguiteci su Facebook, Instagram e Twitter. Allora, il gerundio è un modo verbale piuttosto semplice, direi, che si compone soltanto di due tempi, presente e passato. Il presente dei verbi in are si forma con la desinenza ando, mangiare, mangiando, parlare, parlando. Il presente dei verbi in ere, invece, si forma con la desinenza endo, leggere, leggendo, scrivere, scrivendo. E per concludere, il presente dei verbi in ire si forma con la desinenza endo, come quelli in ire. Quindi abbiamo partire, partendo, finire, finendo. Il passato, invece, si forma con il gerundio presente degli ausiliari, essendo e avendo, più il participio passato del verbo. Sì, per esempio, essendo andato, oppure avendo fatto, e così via. Ma il vero problema è quando e come si usa il gerundio? Dunque, dovete sapere che solitamente si usa nelle frasi subordinate, quando il soggetto della principale e quello della subordinata coincidono. Ci sono delle eccezioni, ma queste le vedremo verso la fine del video. Bene, assodato questo punto, direi che possiamo vedere in quali casi possiamo usare il gerundio. Innanzitutto lo usiamo per esprimere la maniera in cui avviene qualcosa. Sono dimagrito mangiando solo verdura. Cioè, sono dimagrito in che modo? Mangiando solo verdura. Si usa inoltre per esprimere una causa. Avendo avuto la febbre, Marta non è uscita per giorni. È come dire, poiché aveva avuto la febbre, Marta non è uscita per giorni. Esatto. Ancora, è possibile utilizzare il gerundio per esprimere una condizione. Certo, possiamo dire, ad esempio, ascoltando i consigli di chi ha più esperienza, si arriva lontano. Sarebbe come dire, se si ascoltano i consigli di chi ha più esperienza, si arriva lontano. Il gerundio, inoltre, può anche assumere un significato temporale. Facendo la doccia, Laura pensa alle sue esperienze passate. Equivale a dire, quando fa la doccia, Laura pensa alle sue esperienze passate. Oppure, andando in bici, ho incontrato Paolo. Vale a dire, mentre andavo in bici, ho incontrato Paolo. E infine, non dobbiamo dimenticare che il gerundio può esprimere una concessione. Ad esempio,
pur non avendo fame, ho mangiato. Sarebbe come dire nonostante non avessi fame, ho mangiato. Attenzione però, in quest'ultimo caso si aggiunge sempre pur prima del gerundio. Se volete maggiori delucidazioni su questo uso, vi consiglio di guardare la nostra lezione dedicata proprio alle congiunzioni concessive. Ora, come avrete notato, il soggetto della principale e il soggetto della subordinata coincidevano in tutti gli esempi. Già, infatti, quando i soggetti sono diversi tra subordinata e principale, tendiamo a non usare il gerundio. Ad esempio, facendo la doccia, Laura pensa alle sue esperienze passate. Il soggetto è sempre Laura, quindi usiamo il gerundio. Ma quando io faccio la doccia, Laura pensa alle sue esperienze passate. In questo caso, essendo i soggetti diversi tra principale e subordinata, tendiamo a non usare il gerundio. Attenzione però, in realtà potremmo anche utilizzare il gerundio in presenza di due soggetti diversi, ma in questo caso dobbiamo esplicitarli. Sì, per esempio, avendo Marta avuto la febbre, siamo andati tutti a trovarla. Oppure, pur non avendo io fame, mia madre ha mangiato. Questa struttura potrebbe risultare meno scorrevole, ma è comunque corretta. E non è finita qui. Il gerundio lo possiamo anche trovare in due importanti strutture perifrastiche. La prima è stare più gerundio, che si usa per esprimere un'azione in corso di svolgimento in un determinato momento. Sì, per esempio, se ci chiedono che fai, possiamo rispondere sto mangiando un panino. Mentre se vogliamo esprimere un'azione in corso di svolgimento al passato, utilizziamo il verbo stare all'imperfetto più il gerundio presente sempre, attenzione, non il gerundio passato. Dunque diremo: quando mi ha chiamato stavo facendo la doccia. La seconda struttura perifrastica è andare più gerundio, ma questa è un po' difficile da definire, non è vero? Sì, in effetti non è molto semplice, però possiamo provare a spiegarla. Si usa per esprimere un'azione in un tempo non ben definito. Un'azione che dunque è iniziata in qualche momento nel passato, continua nel presente e si protrae verso il futuro. Sì, per esempio possiamo dire Giovanni va dicendo che la sua fidanzata lo tradiva. Esatto, in questo caso non sappiamo esattamente il momento Quando Giovanni ha cominciato a dire questo. e nemmeno fin quando lo farà, però sappiamo che in un determinato momento che non sappiamo nel passato, lui ha cominciato a dire questo, lo continua a fare e lo farà anche nel futuro. Se invece avessimo voluto esprimere che Giovanni lo sta dicendo proprio ora, cioè in un determinato momento, avremmo usato la perifrasi stare più gerundio, o avremmo detto dunque Giovanni sta dicendo che la sua fidanzata
lo tradiva. Adesso però tocca a voi. Divertitevi a commentare usando Il gerundio. Risponderemo a tutti, come sempre. alla Ciao! prossima.